Vigilia di Inter Bodo Glimt, si torna subito in campo con l'obiettivo di compiere un'impresa, una rimonta non semplice, ma nella quale l'Inter probabilmente crede. E ne parliamo con la nostra Romina Sorbelli, che si trova direttamente ad Appiano Gentile, lì dove succedono le cose, ed è appena successa la conferenza stampa di Cristian Chivo e Federico Di Marco. Ciao Romina, ben ritrovata. Ciao Lore, ciao a tutti, ben ritrovati a voi. Romina, ti vedo con una faccia da più 10, un po' solare. Dopo questa domenica meravigliosa è iniziata la settimana nel migliore dei modi, quindi assolutamente sì. Siamo concentrati sulla Champions, però ovviamente il discorso campionato ci rende sorridenti e molto ottimisti, ecco. Guarda, anche perché mi hai fatto venire in mente una cosa adesso, e mentre invito tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati innanzitutto in questo contenuto, a lasciare un mi piace, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Dobbiamo parlarvi oggi di alcune cose che sono successe in conferenza stampa che hanno fatto arrabbiare Christian Chivu, e questa è una cosa su cui ci soffermeremo. Si è rivisto Denzel Dumfries, ma Romina deve fare un attimo di ordine sulle condizioni di Denzel Dumfries e tra pochissimo ne parliamo. Stavo pensando però, non so se sei d'accordo, che i risultati dello scorso weekend, soprattutto la sconfitta del Milan così a Parma, a me hanno acceso ancora di più la sensazione di poter fare questa impresa e di poter ribaltare questo risultato. L'hai percepito lì ad Appiano? Sì, ho percepito molti sorrisi e molta tranquillità e secondo me dipende anche dal discorso che hai appena fatto tu, perché comunque affrontare una gara di Champions con la leggerezza mentale, tra virgolette, di un campionato che comunque sta prendendo la giusta piega sia per i meriti dell'Inter, sia probabilmente anche per i demeriti magari di qualcun altro che non sta facendo un percorso netto, comunque per come stanno andando le cose, vedo che comunque in questo momento forse arriva a fagiolo questa giornata di campionato, proprio prima del ritorno dei playoff in Champions League, dove l'Inter comunque dovrà mettere molta carica ed entusiasmo per recuperare comunque da un risultato difficile, da un risultato che comunque è stato negativo di fatto, però appunto dicevo il momento è giusto perché hai comunque una tranquillità maggiore a livello mentale sulla gestione, ecco, degli impegni, quindi assolutamente sì, sono d'accordo e si è percepita anche questa cosa. Faccio solo una cosa prima sul discorso meriti e demeriti. Io faccio una piccola specifica perché in queste ore sto sentendo tutti quelli, ma l'Inter era troppo più forte, ma l'Inter si vede di qua e di là, dando molti demeriti agli altri che non stanno facendo abbastanza, che si stanno autosabotando. Io farei notare che, se non vado errato, l'Inter alla 26esima giornata di campionato è soltanto la quarta volta in 117 anni che si trova a queste altezze a livello di punti, quindi è l'Inter che sta facendo qualcosa di straordinario, punto, come direbbe il presidente Marotta. Ma Romy, in questi sorrisi c'è stato qualche giornalista, soprattutto norvegese, che ha fatto arrabbiare Kivu. Secondo me si è anche giustamente arrabbiato. Che cosa è successo? Sì, quasi che stavamo per vedere fumo dalle orecchie praticamente di Christian Chivo, che in conferenza stampa giustamente si è un po' agitato, perché il clima era di un clima ovviamente di vigilia di una gara di Champions importantissima per l'Inter, con le tensioni che fanno parte ovviamente di una gara di ritorno dei playoff, però diciamo che i più insidiosi sono stati proprio i giornalisti norvegesi, con due domande nello specifico. La prima è stata in riferimento alla partita dell'andata, quindi gli è Sì. stato chiesto proprio espressamente a Christian Chivu, facendo riferimento a quella partita lì, se eventualmente uscire contro una squadra come il Bodo Glimt sarebbe una vergogna per l'Inter. Ovviamente il volto di Christian Chivu è stato ben chiaro fin dall'inizio, cioè ha cambiato proprio totalmente volto, probabilmente ha dovuto contare fino a 10 per non dire qualche sproposito, ma si comprende bene, perché anche un po' all'interno della sala stampa ci siamo tutti un po' guardati come per dire: ma veramente è stata fatta questa domanda? Che poi, se ci pensi, magari è un ragionamento che qualcuno di noi può avere anche fatto, cioè se ci siamo domandati se l'uscita con il Bodo potrebbe essere, no, non dico una vergogna, però sicuramente un motivo di riflessione. Detto questo, però, appunto, una domanda del genere a mister Chivo non è piaciuta per nulla, tant'è che ha detto: in questo modo ci stai mancando di rispetto, in riferimento al giornalista, ha detto che nel calcio nulla è una vergogna e che appunto loro, anzi noi che rispettiamo ovviamente l'avversario, diciamo che il Bodo sta facendo comunque un buon percorso, l'ha dimostrato in Champions League, e che assolutamente non è e non sarebbe una vergogna, e non è stata una vergogna quello che è successo a Bodo. Quindi qui si è molto agitato. Discorso bastoni, si è tornato anche su quel discorso lì. Non è stata una risposta tanto piccata per la domanda, quindi meno arrabbiato, diciamo, per la domanda. Gli è stato chiesto appunto come hanno vissuto Sì. questa settimana dopo la situazione di bastoni. Chivu ha detto esplicitamente, cito senza parolaccia, però mi capirete, ha detto: è stata una settimana di
quindi un po' una settimana non bellissima, ecco. E soprattutto per Bastoni che comunque ha dovuto vivere un momento non semplice sia a livello mentale che a livello fisico, anche se poi comunque ha fatto una buona prestazione e poi ha detto siamo concentrati sulla partita di domani. L'impressione è che comunque all'interno del mente Inter la questione Bastoni sia presa ed archiviata, quindi siamo noi poi a non doverci tornare troppo sopra. Ecco, anche se gli altri lo fanno, stavo ascoltando anche le varie trasmissioni di questo weekend di Inter, si è parlato tra tutte le trasmissioni un paio di minuti qualcosina sulla domenica sportiva, un po' a pressing alla fine, ma fino agli ultimi 5 minuti di pressing l'unico riferimento all'Inter l'ha fatto Sandro Sabatini parlando di nuovo di Bastoni e un po' questa cantilena e questo disco rotto sul tema Bastoni, dove ho Guarda, scoperto che, no, ho scoperto che gli altri tifosi sono diventati particolarmente, come dire, così paladini della giustizia e del bene, che mi stanno insegnando sui social, mi stanno scrivendo per dirmi tu non capisci niente, diciamo, ammorbidisco molto, perché noi stiamo fischiando l'esultanza post simulazione. La simulazione fa parte del calcio, è l'esultanza dopo che non va bene. Questo dicono i tifosi delle altre squadre. vabbè, questa mi sembra proprio un arrampicarsi sugli specchi perché sono consapevoli di quello che vediamo e a cui assistiamo ogni domenica, quindi è No, l'unico ma modo io per archiviarsi è questo. non vedo l'ora di vedere questi paladini della giustizia che adesso staranno in giro, attenti a chi parcheggia in doppia fila, a chi Sì, non fa sì, attraversare gli anziani, saranno attenti a tutte queste cose, sicuramente. Senti, assolutamente, due assolutamente. cose volevo dirti. La prima mi ha fatto molto ridere, però anche la controfrecciata che ha lanciato Christian Chivu, perché quando gli hanno chiesto che cosa si aspetta da San Siro, ha lasciato lì la frecciata del intanto ritrovare l'erba per i L'erba, ragazzi. esatto, esattamente, sì, sì. Riferimento al sintetico dell'andata che aveva fatto abbastanza arrabbiare per le condizioni francamente pessime. Ehm, Ti volevo dire, tu che domanda avresti fatto? Ti eri preparata qualcosa? Io ho una domanda particolare avrei fatto per Allora, io creare forse un po' di... sarei stata più banale perché avrei voluto semplicemente sapere anche un po' delle condizioni dei giocatori, visto che Ci stava, paradossalmente nessuno gli ha chiesto nulla. ci stava. Io aspettavo proprio come domanda, come prima domanda, ma come siamo messi a livello di rosa, disponibilità? Abbiamo visto Dumfries, non abbiamo visto Çalhanoğlu, volevo sapere qualcosa, domanda che appunto mi ha stupito che non fosse stata fatta dall'inizio, quindi forse avrei chiesto questo per come si è messa un po' la conferenza stampa, però se tu ne avevi una un po' più particolare sono curiosa. No, tu perché giustamente sei una brava giornalista e cerchi di fare la cronaca, quello che interessa ai tifosi cerchi di mettere sul piatto ed è giusto così. Io sono sempre un pochino pungente, comunque un pochino così da caccia di Da titoli. domanda insidiosa, da domanda insidiosa. Esatto, esattamente, esattamente. Io avrei fatto una cosa anche un po' teatrale, nel senso, parti dicendogli, mister, non so se hai visto Milan-Parma, così gliela lasci lì in sospeso e vedi che succede. Quindi gli avrei chiesto, ma se hai visto Milan-Parma, che ne pensi del gol convalidato al Parma sul calcio d'angolo? E gliel'avrei collegato al discorso che questo è un Inter che sta segnando sempre più sul calcio d'angolo, un fattore che è diventato determinante, anche a Lecce l'Inter piazza una vittoria importantissima con questo fondamentale e quindi ero curioso di sapere se sulla base di quello che è successo in Milan-Parma stanno preparando anche qualcosa di ancora più estremo, perché domani sarà molto importante secondo me seguire Open VAR, perché se ci diranno che il lavoro che fa Valenti, diciamo così, ad ostacolare Maignan sul calcio d'angolo è corretto come sembrerebbe da regolamento, ci si può spingere un pochino oltre anche con gli schemi sul calcio d'angolo che per l'Inter possono essere fondamentali. Quindi sarei stato un pochino insidioso. Tu giustamente, Romina, saresti andata sui temi di campo, sui temi di condizione, come a partire soprattutto da Denzel Dumfries, che hai immortalato oggi nel tuo video direttamente dall'allenamento. Dacci un po' di notizie. C'era Dumfries? Non c'era Çalhanoğlu? Come stanno? Che notizie hai avuto? Allora, Dumfries è stato tra i primi ad entrare in campo per l'allenamento, quindi ci ha fatto subito questa sorpresa che poi in realtà non è una sorpresa perché l'aveva anticipato anche Christian Chivu nei giorni scorsi. Quindi posso dirti che appunto ha iniziato, noi sapevamo che qualche giorno fa aveva preso parte all'allenamento ma un parziale, quindi non aveva fatto tutta la seduta, oggi ha iniziato dall'inizio, ha fatto anche il torello, lì l'ho tenuto abbastanza d'occhio per capire anche un po' la condizione effettivamente
ovviamente fisica del giocatore. Devo dirti che per un mio giudizio personale è normale che io abbia avuto forse una percezione di un giocatore che ancora è leggermente forse appesantito tra mille virgolette perché comunque sia stato fuori dal campo diverso tempo, detto però che appunto avendo preso parte all'allenamento, avendo preso parte anche al torello, generalmente soprattutto col torello non rischi mai, no, un giocatore che può eventualmente essere in pericolo, ecco, di farsi male. Lo Certo. avevamo visto anche con Lautaro Martinez la scorsa volta che si era evitato quella cosa lì proprio per evitare infortuni, quindi credo che comunque il fatto del torello sia una notizia positiva, detto però appunto che non abbiamo ancora la conferma che possa essere tra i convocati. C'è questa impressione, c'è questa possibilità. Anche Kivu alla domanda fatta da un collega di Sky ha risposto vediamo, quindi restando ovviamente molto molto vago, però sicuramente la buona notizia è riaverlo visto in campo, soprattutto nelle settimane che poi precedono quello che sarà il derby di Milano, e questo è importantissimo. Çalhanoğlu invece, che era stato menzionato poi dallo stesso Kivu proprio insieme a Dumfries dopo il Lecce, non si è visto, l'impressione che possa tornare comunque in questa settimana, però magari dopo la partita contro il Bodo. Questa è la probabile formazione allora con Sommer tra i pali. Di fatto questa è la formazione titolare oggi, con Bis, Kakanji, Bastoni in difesa, Luis Enrique Di Marco sulle fasce, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, centrocampo di esperienza, e davanti Thuram con Pio Esposito, considerando l'assenza importante di Lautaro Martinez. Ovviamente Kivu non ha dato grandi indicazioni dal punto di vista tattico, l'assenza di Lautaro non cambia nulla, bisogna attaccare, bisogna mantenere l'equilibrio, ma comunque cercare di vincere. L'Inter dovrà segnare 3 gol per superare il turno, oppure con 2 gol si va ai supplementari ed eventualmente ai calci, ai tiri di rigore, anzi, come è giusto dire. E Romina, posso concludere dicendo che la cosa che mi fa essere fiducioso, poi ovviamente è un avversario complicato, lo sappiamo, soprattutto perché ha come punto di forza la ripartenza e quindi Sì. l'Inter dovrà sbilanciarsi e quello potrebbe metterci in difficoltà. La cosa che mi fa essere fiducioso è che rispetto all'andata l'Inter avrà intanto la spinta del pubblico, il Prato finalmente in erba vera, ma anche 2 giocatori come Di Marco e Zielinski, che all'andata Di Marco non ha giocato, Zielinski è partito dalla panchina, e abbiamo visto quanto sono 2 fattori determinanti per questa Inter. Assolutamente sì, Di Marco, che tra l'altro appunto ha parlato anche oggi in conferenza stampa, si è cercato di capire poi anche a livello tattico come ha pensato la partita Kivu. Secondo me è stata buona una domanda di un collega che ha detto cercherete più di far gol all'inizio, di non prenderne. Secondo me la chiave di domani sarà poi un giusto equilibrio. Kivu ha detto anche che nel caso in cui si dovesse subire un gol non si deve pensare al peggio, anche se ovviamente essendoci già un buon margine è complicato. Secondo me però, come hai detto giustamente tu, l'Inter torna a casa in un campo che conosce, con la spinta del pubblico di San Siro, contro un avversario che di base è un avversario che l'Inter può e deve saper affrontare, quindi per quanto possano esserci state le insidie nella partita dell'andata, che secondo me sono state insidie più di contesto che di rendimento, se vogliamo, Sì. io ho una speranza che in qualche modo si possa ribaltare. Ovviamente il numero fa paura perché uno guarda ovviamente il risultato e pensa che deve ribaltare un risultato che comunque è abbastanza ampio, però se pensiamo a questa Inter, a quello che sta facendo e a tutto il resto, sicuramente possiamo essere fiduciosi. Tra l'altro il Bodo, molto in maniera furba, come aveva fatto l'Inter, che nel giorno prima della partita aveva provato ad allenarsi sul sintetico, adesso è in Spagna per allenarsi in un Sì. campo al caldo e abituarsi a quelle che sono le temperature, insomma, di Milano e dintorni, quindi che tra Nella l'altro fa bella anche abbastanza. No, dico nella bella Marbella, Sì, dove alzò il suo unico trofeo interista Mauro Icardi, se non vado errato. Quindi. sì, esatto, quindi nulla, vabbè, dicevo, credo che comunque sia una mossa strategica per loro che sono abituati a quelle temperature lì, che abbiamo visto all'andata, e adesso qui a Milano, comunque zona Milano, fa abbastanza caldo e vedremo insomma quello che succederà domani. Però allora i presupposti ci sono, cioè l'Inter può Assolutamente. ribaltarla, poi bisogna capire quali saranno le armi cioè le armi da sfruttare. Ne hai citate 2, sicuramente Zielinski e Di Marco. In questo momento, sai, Kivu l'ha detto, manca Lautaro, qualcuno gli ha detto manca il riferimento, manca il leader. Lui ha detto abbiamo tanti leader. Per me in questo momento Zielinski e Di Marco sono leader tanto quanto Lautaro, forse mi sbilancerò, però il peso che stanno avendo su questa stagione lo dice chiaramente, quindi sono fiduciosa per questo.
Tanto Di Marco a Sky gli hanno chiesto di scegliere tra scudetto, Champions e qualificazione al mondiale con Mm. l'Italia. Lui ha detto fammene scegliere almeno due e dice scudetto e qualificazione al mondiale. Quindi questa è la parola di Marco. Romy, ti lascio. Ci sono dei tifosi che girano lì attorno che attendono la squadra. Grazie mille per gli aggiornamenti da piano. Grazie mille a te Lore, speriamo bene per domani e forza Inter ovviamente. Vi aspettiamo nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, dove stasera, come ogni lunedì, appuntamento alle 22 con la chat vocale con i nostri soci che possono parlare con noi di tutti gli argomenti caldi, e di argomenti caldi ce ne sono tanti. Troverete poi anche un altro approfondimento in descrizione per chi ci ascolta in podcast, lo trovate qui sotto, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.